Cristina è l'amica di oggi. Ciao Elena. Ciao. Iniziamo il suo viaggio. 5, 4, 3, 2, 1. La vedo. mm, È strana la scena perché è come se fosse la stessa scena ma doppia, ok? Nella prima scena lei mi fa vedere un'altra vita dove lei era uomo ed era domatore di tigri. Ok, quindi ci sono queste 4 tigri e lei con la frusta che le tiene al loro posto. E poi di fianco c'è Cristina, come è ora. Ci sono sempre le 4 tigri nello stesso posto, nella stessa posizione. Lei è nella stessa posizione, ma è girata dalla parte sbagliata. Quindi muove la frusta, ma nel vuoto, e le tigri sono alle sue spalle. Quindi è come se lei non riuscisse a ricordare come si domano le tigri. Ecco. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dice, fammi vedere il collegamento con l'altra vita dove riuscivo a domare le tigri. Chiede questa cosa, questo aiuto qua. Benissimo. Vibrazione di Cristina. 8 miliardi. Consapevolezza. 122%. Anima. 38. Vite precedenti. 2346. Percentuale di cervello corrispondente alle capacità medianiche. 8.8. E poi un nuovo valore, Cristina non ti ha detto, ha un'ottima suscettibilità ipnotica. Quindi nuovo valore alla suscettibilità ipnotica considerando il 100 il tuo e un 40 circa un valore sufficiente per condurre da sola una sessione. Allora, ora è 68%. In passato è stata anche di più o di meno? No, ci sono state delle occasioni, è come se ehm, in determinate circostanze dove lei si sente tranquilla, dove si sente a suo agio, arrivi a vedere chiaramente, 88-90%. Ma è come se avesse paura di perdere il controllo e quindi, diciamo, nella norma è 68. Va bene. Prima di analizzare le caratteristiche della vita e della situazione di Cristina, vediamo subito le entità eteriche. Fuori. Allora, c'è questa, la prima che mi arriva è questo, come posso descriverlo? Un insettoide, non so neanche se è un insettoide. S- mm, boh. Cavalletto. No, 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 Quello. ha solo gli occhi rossi che sporgono e poi ha tutto un corpo nero strano che sembra quasi tipo uno scarabeo ma lungo, un po' schiacciato, strano. Un Ok, insettoide. sì, e ha questo cappuccio nero e sopra bianco. Come si chiama? Cretil, È la K. insettoide, quindi secondo primo universo. No, no, secondo me ha solo delle sembianze, ma arriva dal secondo universo. Va bene. Mm. Quindi non c'è No, bisogno che ti DNA dica insettoide. se è sopra o sotto una mantide, non c'entra niente con la No, mano. esatto, no. Cretil, che bel nome. Poi? Eh,
E poi ci sono questi felinoidi e sono una tigre, poi una tigre bianca e una pantera nera che girano, sai, quando tengono sott'occhio, no? Mhm. Che fanno questo Un movimento. tondo a Sì, Cristina. Poi? sì. Poi c'è un uomo del tempo, che lo vedevo già prima mentre raccontava i punti. E poi c'è questa... mm, sai a chi assomiglia? Assomiglia a quello con i capelli neri di Harry Potter, capelli neri Ah, lunghi. Renato Zero Sì, Router, ok. la faccia molto bianca, molto severo e serio e ha una frusta in mano. Secondo universo. Secondo me sì. E DL? Ce ne sono tre. Va bene, DL, non li consideriamo più praticamente. Perché? Facciamo bene? Sì, perché sono al servizio, Delle non entità hanno, mentali. sì, dipendono da altri, non hanno una loro personalità, mi viene da dire. Entità mentali. Allora, una si chiama Fuggi Fuggi, ehm, è di livello 3 ed è questa, è come se Cristina sentisse sempre ehm, mm, la pressione da dietro, no? Quindi proprio uno come se fosse un orco da dietro da cui lei deve fuggire. Quindi è proprio quest'idea di che per risolvere le situazioni è meglio scappare, come se non si sentisse in grado di affrontare le situazioni e quindi è meglio scappare. Ehm, Mhm. Poi vi fa vedere questa che si chiama Mania di persecuzione, che è di livello 6. Ehm, è questa sua idea di, come posso dire, di non essere adeguata, di dover dimostrare sempre come se avesse una figura davanti di giudizio a cui lei deve sempre dimostrare qualcosa, no? Quindi, mania di persecuzione perché c'è proprio quest'ansia di una presenza che se lei fa un passo sbagliato viene punita. Mm? Mhm. C'è una terza. Sì, ce n'è una terza di livello 5 che è funambolo. Quindi se lei deve sempre camminare su una linea perfettamente dritta e in equilibrio perché se appena perde l'equilibrio cade nell'abisso. Quindi proprio direi tenere tutto sotto controllo, no? In maniera anche gli altri, quasi ancora tenere sotto controllo anche la vita degli altri, Mm. decidere per gli altri, no? Per far sì che lei possa stare in equilibrio sul filo perché qualsiasi cosa la può far cadere nel baratro più profondo. Impianti. C'è questo tipo, come se fosse una scacchiera, ok, quadrata nella testa, è un impianto mentale, però ogni quadratino è un tasto. Quindi le entità mentali schiacciano i tasti a seconda della combinazione giusta per far andare Cristina dove loro preferiscono. Poi? Eh, e poi
ai polsi vedo proprio che ha questi due mm, bracciali che servono per tenerla comunque limitata, legata, immobilizzata, e questi ce li ha da sempre. Quasi come se quando lei dice che se ti fa proprio gli dà tanto fastidio quando la prendono, se per caso la prendono per il polso, no? E lì è proprio questi impianti legati a quel dolore profondo di quando era bambina, ok? E lei lo sente proprio fisicamente perché ci sono questi impianti sui polsi che servono per... mm. È come se con questi impianti loro la tenessero a distanza dal contatto, mi viene da dirti. Quasi l'uomo del tempo che la tiene a distanza dal contatto. Va bene. Nelle entità eteriche, vedi l'entità oscura maligna che è stata rilevata da una cartomante che fa cartomanzia esoterica? Sì, secondo me è quello lì, quell'uomo che Retil, se... No, l'altro. no. Renato Quello con la Zero. frusta, sì. Mm. Mm, mm, mm. L'ha visto, bene. Ha visto una Sì. delle Una. 5-6 entità Sì. eteriche. Ok, quindi iniziamo a ricostruire il quadro. Non c'è un'entità oscura maligna, No, no, mica, no. ma ce ne sono alcune. Mm. Questa entità oscura maligna, per di più, non è una brutta sventura che è capitata alla povera Cristina e non è capitata ad altri, è una cosa che Cristina ha voluto. Ebbene sì, è venuta qui a fare questo tipo di esperienza. Mhm. Nome del suo progetto che lei si è data a se stessa, ha dato a se stessa, o si è data. Ehm, Piscina nera. È come se lei fosse il suo progetto, il progetto che ha fatto acconsentendo, dando il permesso a tutte queste entità, è proprio quello di mantenerla in questa enorme piscina nera e al posto dell'acqua c'è come se fosse petrolio, no? Quindi quel nero denso, una sostanza densa in cui lei fa molta fatica a muoversi e quindi è costretta praticamente a rimanere lì. Questo è il nome del progetto. È proprio come se mm, quello che lei deve sperimentare è riuscire ad uscire da questa piscina. Quindi cosa significa? Eh, ritrovare la leggerezza delle esperienze. Ecco, mi viene da dirti, no? È come se in questa piscina fosse tutto faticoso e vibrasse tutto basso. Vabbè, Mm? c'è un parente che l'ha molestata dai 5 ai 12 anni. Ora non Mhm. c'è più. Ci sono delle vite che hanno vissuto insieme, Cristina e lui. Allora, me ne fa vedere una. Ehm, allora, potrebbe essere, ti direi, Inghilterra, dove lui era un soldato e lei era un prigioniero di guerra. Mhm. Poi, però, è come se lui volesse, è come se, no, lui, è come se Cristina volesse farmi vedere che è come se avessero pareggiato i conti, tra virgolette, nel senso che mi fa vedere un'altra vita dove c'era lui che era la figlia di questo uomo che era Cristina, ok, dove in maniera molto arrogante e con rabbia è stata l'ha abbandonata. Diciamo che è la percezione di, come posso dirti, vedo questa ragazzina, avrà avuto intorno ai 11-12 anni, ok, che era questo parente di Cristina in questa vita, ok, e il padre era Cristina.
E lui era un uomo molto sofferente dentro, no? Ma che aveva una corazza all'esterno e lavorava sulle navi. Su queste navi ai tempi stavano via anche anni, no? Mhm. E è come se il parente di Cristina, che era la figlia, si fosse imputato la colpa dell'abbandono del padre, ok? Quindi questa sua rabbia, questo dolore che il padre gli aveva causato era perché lei non era adeguata, ok? Mhm. È come se in questa vita, allora in quella vita là dove Cristina era schiava e c'era questo soldato che controllava gli schiavi che non scappassero, quindi anche lì sono schiava, non sono adeguata, quindi è come se ci fosse stata da parte di Cristina la volontà di passare dall'altra parte, no? Di provare la sensazione di essere, diciamo, rifiutati dalla società o comunque sfruttati perché non si è adeguati. Mm? E in questa vita però l'ha voluto sperimentare in maniera, direi, pesante. È mancato il parente, andiamo a chiamare un po' di disincarnati. Mhm. Chiamiamo il parente, il padre, il maestro e l'ex compagno. Dimmi il Sì, primo che si presenta. allora diciamo che si presentano un po' tutti e quattro assieme, ma l'ex compagno ha voluto proprio mettersi davanti per Mm, farsi nuovamente rivedere da Cristina. Mm? mm. Ehm, Mi fa vedere questa cosa strana perché è come se ci fosse, mm, diciamo, il motivo per cui è morto, no? È come se fosse rimasto legato al pensiero per Cristina, nel senso che a livello è come se in eterico mi fa vedere come se ci fosse una nuvola sempre attiva, direi come se fosse un passaggio di elettricità, ok, a livello della testa ed è collegato a Cristina. Mm? Quindi è rimasto bloccato nel momento della morte. Adesso non so se l'ultima persona che ha visto Cristina o no. Comunque è come se fosse rimasto bloccato nel momento della morte collegato a lei. Mm? Quindi c'è questo cervello illuminato con questo filo, come se fosse un filo ah, mm, di metallo, ok, un piccolo fil di ferro tipo, ok, collegato a Cristina. La cosa che mi ha fatto vedere chiaramente è che i disincarnati che ha chiamato, che si sono presentati, sono tutti uomini. Quindi è quasi come se volesse evidenziare la, l'esperienza che lei si è scelta in questa vita è proprio riguardante, Il maschile. mm, sì, il maschile, la relazione e il rapporto con la parte maschile. Mm. Ok. Cosa vuole dire il compagno a Cristina? Perché il compagno ha deciso come anima di andarsene anzitempo. Allora, l'esperienza che avrebbe voluto fare era quella di, come posso dirti, Ehm, difficile da spiegare perché mi fa vedere che è come se avesse colto l'occasione di questa morte velocissima per, mi dice, trascendere l'anima, ok? Ma in realtà è rimasto incastrato in questo spazio nel momento della morte, ok? Mm, Quindi mm, esperienza fallita, tra virgolette, pensa in questo momento come è messo. Mm. mm. E se n'è andato per quello. Mm. Cosa vuole dire a Cristina?
a Cristina vuole dire che probabilmente lui lo sa che aveva trovato la persona giusta per lui in quella vita. Che non era lui. No, che lui aveva trovato Eh? Cristina che era la persona giusta per lui. Ah. Ah. Ha bisogno della Vic? Forse no. Secondo me sì, perché è proprio incastrato in questa idea del fallimento e in quest'idea di rimanere collegato a lei. Bene, gliela diamo. Mhm. Che fa? Allora, ha preso consapevolezza dell'esperienza. Eh, Si sente molto più leggero, quindi sente proprio la differenza tra il fallimento e invece solo l'esperienza che ha fatto, ok? Come un'informazione acquisita. Mm? Mhm. Ehm, E adesso è quasi come se sentisse l'opposto, cioè se sentisse l'opposto. Prima era incastrato nell'idea che Cristina era la donna per lui, no? Quindi era rimasto incastrato lì. Adesso vede che in realtà Cristina può trovare la persona con cui ha molto affine a lei. Ok, quindi come se volesse liberarla da questo legame, da mm, da questo aggancio con lui. Non so, diciamo che è come se eh, prima rimaneva legato perché era come se fosse, cioè, è rimasto incastrato lì, ok? Quindi non poteva fare diversamente. Ora si sente di lasciarla libera, ecco, di lasciarla libera di poter vivere, trovare la persona adatta per lei in questa vita, ecco. Va bene, lo salutiamo se vuole andare. Mhm. Sì. Mm. Sì, è andato. Bene. Padre. Come lo vedi? Il padre lo vedo molto sofferente, è in ginocchio, mh, che piange chiedendo perdono. Chiedendo perdono a tutti. Adesso a Cristina, perché l'ha chiamato Cristina, ma chiede perdono a tutti per non aver fatto niente. Sapeva? Sapeva quello e sapeva quello che faceva, che subiva Cristina e anche come aggressività e violenza anche delle altre componenti della famiglia, no? Mhm. E adesso lo vede, adesso da qui vede che cosa è stato innescato, ok? E quindi si sente molto responsabile per questa cosa. E non sa come chiedere, come risolvere. Chiediamo una Vic. Mhm. C'è solo una vita che lega Cristina Mm, al padre di mm. una certa importanza. Allora, anche con il padre mi fa vedere questa vita dove li vedo, erano fratelli che sono dovuti, li vedo scappare,
sono in fuga, diciamo, non è che vedo il momento in cui scappano, ma sono in fuga su queste montagne altissime dove fa freddissimo e sono in fuga sono ricercati perché si sono rifiutati di andare in guerra o comunque di combattere quella battaglia che stavano combattendo nel posto da cui arrivano, ma muoiono morti siderati, congelati in cima alle montagne. Cosa vuole dire alla figlia prima di congedarsi? La prossima vita che vivremo assieme sarà di serenità e non più di dolore. No, questo lo deciderà anche Cristina. Se vorrà vivere una prossima vita, per esempio. Tutto è ancora da vedere. Mm. Non siamo obbligati da Mhm. nessuno, da nessun karma che non esiste, da nessuna ruota delle vite. Solo la parola ruota, l'espressione ruota delle vite fa venire il sangue freddo. Eccolo qui l'eco. Chi me lo manda l'eco? Chi non è d'accordo che io dica queste cose? Eh. Che nessuno dice È arrivato Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Bene. Cosa vuole? Chi è? Dove viene? Come è fatto? Allora, allora, si presenta tipo umanoide, però più invece che i capelli ha tipo delle protuberanze un po', tutto agghindato, no? Come se dovesse fare tutta una scena, tutte Mhm. delle cose colorate, e ha tipo questo scettro molto alto, ok? Lo sbatte a terra e dice: Non è vero, il karma esiste e le vite sono previste. Ok. Quindi ha un'anima superiore alla nostra. Ci deve insegnare qualcosa. Tu non mi puoi rubare il bottino, dice. Allora, via tutto quello che è illusione e ologramma, resti solo l'anima di Hare Krishna e ci parli. Non c'è. Quindi non è rimasto niente? No, qua no. Si è messo dietro a come se fosse una cupola di vetro e secondo me è quello che vedo sempre come se fosse la separazione dal secondo universo, ok? Mhm. E urla da lì dietro. Ma qua non può stare perché tu hai chiesto che ci stesse l'anima, no? Che lui non ha, Mhm. perché è un'energia del secondo universo. Beh, io lo metto nel portale definitivo, nella mia vita non ne voglio più avere a che Mhm. fare, non voglio più che senta quello che dico, che mi dia fastidio nel mio fare e agire. Il signor arancione se ne va fuori dai Mm. coglioni. Ok, vuol dire parolacce. Il padre è ancora lì? Sì. Lo mandiamo nel portale aureo. Vuole? Mhm. Sì, dà una carezza a Cristina e un bacio sulla fronte e va. Bene, e adesso il maestro. Maestro e mentore, quello con cui lei ha fatto dei lavori, dalla cui scomparsa lei si sente, dall'anno in cui è scomparso lei si sente persa, senza più un riferimento, un maestro. Sì, diciamo che per Cristina è stata quasi l'unica figura maschile non conflittuale nella sua vita finora, no? Ehm, e quindi era, diciamo, il padre ideale, chiamiamolo così, nel senso di riferimento maschile ideale, no? Quello su cui lei poteva contare e che la appoggiava, no? La sosteneva. Quindi tutta quella parte lì è venuta a mancare, perché lei aveva bisogno comunque di questo sostegno. Non è ancora riuscita a trovare
la completezza e, e la centratura dentro se stessa, no? Quindi comunque quella parte lì ne è venuta a mancare. Mm. Quello che mi fa vedere lui è proprio, è come se lui aveva, come posso dire, mm, gli veniva talmente facile aiutare le persone che aiutava, ok, con il suo lavoro anche, che proprio quando adesso Cristina l'ha chiamato, no? È come se lui avesse vibrato con tutte le altre persone che sosteneva e che aiutava e sono arrivate tutte. Mm? Vive Quelle o... vive, no? No, quelle vive. Mm. Mhm. È come se lui non potesse fare altro in vita che questo. È quasi come se, cioè mi fa vedere che era più forte di lui. Non poteva fare altro. Era un'esigenza proprio aiutare e sostenere le persone. Gli veniva talmente spontaneo che non ha potuto fare altro. Mm, mm. Ci sono anche disincarnati che lui vuole chiamare. Ne sono arrivati 4 o 5 insieme a lui dietro. Allora, Vabbè, non analizzarli. Messaggio a Cristina. tu sai dove, dove cercare la parte completa della tua anima dentro di te. L'abbiamo visto tante volte assieme. Tu sei forte e completa. Ehm, D'ora in poi divertiti con la relazione con l'uomo, non portarti più il carico della pesantezza. Vuole andare? Sì, cioè non era incastrato, era già, non era bloccato nella... Come l'ex compagno. Ma sarebbe andato in qualcosa di simile a un portale aureo, da solo? Sì, ma non l'aveva trovato il canale, ecco, boh, lui dice non mi sono accorto se sono aperti i canali o no, ecco. Ok, adesso è aperto. Come lo Mhm. vedi, il canale? Lo vedo, questa grossa spirale di energia violetta che è il canale verso è proprio no, il portale il portale è fatto da questo cerchio e questo canale a spirale di energia violetta che arriva poi in questa come posso dirti neanche polvere è una via di mezzo tra un'enorme nuvola di polvere e gelatina così più o meno non so. Il colore è viola lilla con dei puntini con dei brillantini, sembrano dei puntini brillanti, ecco, e dove quando entra il disincarnato diventa questa cosa, quindi si amalgama a questa consistenza, questa densità. Mm. Lo salutiamo ed infine lo zio, il parente. Allora, ha dietro come se avesse... Allora, appare come uno scheletro. Diciamo che la scena che rende molto bene questa scena è
quella scena del film di cos'è, I Pirati dei Caraibi, no? Con tutti questi scheletri dove c'è il capitano e tutti gli altri scheletri che lo seguono dietro, no? Però Mhm. qua è quasi il contrario, nel senso che lui ha talmente paura di tutti gli scheletri dietro che deve far finta di essere cattivo, no? Davanti a noi. Perché se appena molla un attimo e guarda dietro, ha paura, allora rifà il cattivo. E ha questo tipo pugnale, no, che infila dentro a tipo un tavolino quadrato di legno. Quindi è proprio incastrato in questa corazza rabbiosa di protezione personale. Mm. Vabbè, non siamo alla ricerca dei colpevoli. No, no, no. Ok. Va bene, il capitolo Portale Aureo l'abbiamo chiuso, non c'è bisogno neanche di chiedergli niente a questo qua, Mhm. no? No, no. Mm. No, ma infatti no. Mm. Non ha... Non ha nessun senso. mm. È una esperienza che Cristina ha scelto. Piscina nera. Domanda alla sua PS perché? Se non deve scontare nessun karma, se di fatto è impossibile con la razionalità, con il mentale, accettare una cosa del genere, lei quale obiettivo si è posta? Ipotizzo che siano obiettivi alti, Sì, perché più è incasinata la vita, più la posta in gioco è alta. è proprio trasformare l'esperienza pesante, densa, nera e sofferente in esperienza di leggerezza, luce e felicità, nel senso non che deve vivere esperienze leggere, felici, no? Ma è proprio il mm, trasformare l'esperienza molto costruttiva, ma che è dove lei si sente forte, dove si sente che è un'occasione in più per evolvere. Mm? Quindi Mm. la sua PS l'ha incastrata in queste esperienze pesanti per consapevolizzarle, uscirne e poi avere gli strumenti e la libertà per creare esperienze molto intense ma costruttive, no? Quindi non distruttive, ecco. Mm? Ok, chiamiamo nel cinema allora la madre e l'attuale, diciamo, compagno, che non si capisce se è un compagno. Chiamiamolo compagno. Mhm. Sì, la mamma arriva, questa donna, boh, come se fosse un po' fragile, no? Con la voce un po' tremante, eh, che arriva con molta calma, sorridente ma fragile, ecco. Mm. E il compagno è come se avesse... mm, mm, eh, è- allora, è entrato ed è molto felice di essere qua e di essere in questa esperienza, no? Ok, nel cinema. Ma come, ecco, è come se temesse la forza e la potenza di Cristina. Mm? Mm. Ecco, quindi Anime gemelle sì, o fiamme? no, fiamme ancora no, potenzialmente. Cioè quasi come se lei cercasse, diciamo in eterico, di colmare la differenza di evoluzione che c'è tra loro due, no? E quindi lui si sentisse un po'
Surclassato. È no, invaso da Mm. questa sua grandezza. Mm? Quindi l'ideale sarebbe che Cristina stesse nel suo spazio, nel senso non fisico, ma in eterico, proprio che vivesse la sua parte animica, ok, per far sì che il suo compagno abbia lo spazio e la libertà di raggiungerla, ecco, di arrivare al suo livello. E lì allora possono diventare fiamme. La madre. Eh, Potrebbe essere interessante, ma è troppo per me. Non viene. Sì, c'è, ma è quasi come se dici sì, sto qua, ascolto, ma non ne voglio sapere. È troppo. Mi sento fragile così. Mm, è troppo. Qualcun altro che viene nel cinema. È entrato un altro uomo, si è messo in fondo, quasi un po' scrutatore. Mi dice che era un collega o che è un collega di Cristina, nel senso che fa parte di un gruppo, di qualcosa che lei frequenta ed è lì a scrutare. Scrutare o imparare? Diciamo, sì, nel senso a capire come fa a essere così, ecco. Quasi come se volesse rubare i segreti del mestiere. A chi, a Cristina? Sì, È un uomo. sì, vestito elegante, giacca e cravatta, L'amico fondo. della casa? No, Ok. Forse magari poi Cristina l'ha capito. Va bene. Va bene. Qual è, Elena, la causa esoterica del non vivere serenamente i rapporti con gli uomini? sì, è quasi proprio come se lei dovesse, come esperienza, cercarsi mm, la sua parte maschile, fare pace con la sua parte maschile e mm, come faccio a spiegare? Eh, cioè sentire che esiste una parte maschile e femminile in tutti noi, no? Quindi sentire la completezza, ma finché lei in- in- non sperimenta e non consapevolizza come rapportarsi serenamente con la parte maschile, ok? Mhm, mhm. Non riesce a strutturarla dentro di sé, ok? Quindi non riesce a essere completa. Mm? Ehm, quindi diciamo che quello che le è successo da bambina, ok, ha fatto sì che lei mm, fosse sempre in contrasto con la parte maschile, là perché era pericolosa, ok? E qua perché comunque c'è uno strascico di ricordo di pericolosità. Mm? Mhm. Anche il padre che non l'ha mai difesa, che sapeva e non l'ha difesa, comunque non è stato d'aiuto, quindi c'è il pericolo, no? Mhm. Lì nel profondo. E quindi è come se lei entrasse sempre in contrasto perché comunque richiama questo pericolo di quando era bambina. Mm? Quello che lei con l'esperienza può fare è proprio conoscere in realtà la parte maschile in maniera neutra, no? Quindi non quel maschile aggressivo ehm, che è interferito, no? E quindi invece conoscere proprio la parte maschile neutra, la parte maschile sana.
mm? E quindi avere relazioni sane, relazioni costruttive, farà sì che lei sentirà la completezza dentro di sé, ok? Quindi che non avrà più bisogno di appoggiarsi a qualcuno, ma lo potrà vivere in maniera divertente, mi viene da dire, no? Quindi Mm. mm, Provi a dire tutte queste belle cose direttamente al responsabile, l'entità oscura. Poi sono andato a cercarla, Renato Zero si chiama Severus Piton, ecco. chiamiamo così, no? In Mm, Harry Potter. mhm, Facciamo un faccia a faccia. Cristina e Severus mm, Piton, la sua entità oscura. Se la toglie dal petto, momentaneamente sì, se la mette davanti, mhm. cosa si dicono? Allora, adesso lui continua a ripetere: tu devi sottostare alle mie regole, e con questa frusta continua a sbattere sul pavimento, no? Quindi lo dice in maniera anche aggressiva. E lei, che con la rabbia, no? Che ha appunto, diciamo, imparato ad avere nella vita, gli dice: no, io faccio quello che voglio io, che mi fa stare bene, ok? Prima la tendenza era a lei andare indietro e lui ad andare verso di lei, ok? In questo momento è come se ha fatto un passo indietro, Cristina, e poi si è resa conto che dice: no, il potere è il mio, di me stessa, ok? E quindi è diventata, ha fatto un passo in avanti. Nel momento in cui ha fatto un passo in avanti è diventata enorme rispetto a Severus Piton, ok? Che è diventato piccolo così, ed è rimasto scioccato e si è immobilizzato ed è diventato sempre più piccolo. Bene, lo controlli, ci mette le mani dentro, lo tocchi, lo veda, questo è l'entità oscura. Mm. E nel momento in cui lei mette la mano dentro, lo tocca, per il fatto che lei stessa consapevolizza che non esiste, si sgretola e sparisce. Va bene, andiamo al cluster. In un colpo solo può togliere tutte le entità eteriche, gli impianti, le entità mentali, cambiare il progetto, comprendere la vacuità di tutto questo impianto, gestendone l'energia. Come vedi i contratti nel suo cluster? Sì, sono tante piccole mensole con tante candele, quelle che ci sono in chiesa. Mhm. E poi mi fa vedere, Cioè i sì, ceri o le candeline? sai le candele quelle lunghe Ah, che si mettono, che si accendono, no? mhm. E dai l'offerta, quelli. Mm. E mi fa vedere che era tutto legato, mi fa vedere questa donna inginocchiata che prega in chiesa, ok? E mi dice, prega per pulirsi la coscienza, ok? Quindi è un po' tornare a come è stata cresciuta lei in questo ambiente dove c'erano tutti questi tabù nascosti, no? Per tenere insieme la famiglia, tra virgolette. Ecco, quindi il suo cluster era mh, creato su questa base, no? Distorta. Che cosa vuole farne? Sta aprendo il portale definitivo e allora, con un gesto così ha unito tutte le candele, quindi viene fuori un enorme fuoco, un'enorme fiamma
molto forte, ok? E butta tutto dentro il portale definitivo e lo chiude. Cosa mette qui al suo posto? Allora, ho messo un enorme libro, ok, aperto più o meno a metà, e da questo libro escono tutte le lettere scritte vanno in alto e sono l'energia, diventano l'energia, la sua energia che viene sparsa per tutto il cluster. Mm. È come se fossero dei cristalli iridescenti, no? Che brillano, ecco, e si riempie tutto il cluster. Mm. Avatar, come lo vedi? Mm. Allora, diciamo che è il fantoccio, quello di legno, no? Con disegnati gli occhi, il naso e la bocca, e poi si è vestito come un giudice del Rinascimento. Lo teniamo. No, Perché fare tutto il lavoro? Facciamo la metà, se no come ci si fa a divertire? Come fa Cristina se toglie tutto? Come fa? diciamo, allora, per stare nella Matrix comunque dobbiamo fare esperienze. Per fare esperienza dobbiamo comunque scriverci il nostro progetto, no? Quindi il nostro obiettivo. Mhm. E è probabile che Cristina incontrerà altre interferenze, ok? Sta a lei imparare a gestirle, quindi a sentire quando arrivano e non farle entrare, o può anche scegliere la PS che se non è pronta dice vabbè, allora ah, prendiamo altre interferenze e vediamo quale esperienza ti portano, no? Ci Mhm. portano. Quindi alla fine ora è come se cambiassimo capitolo, no? Della vita. La sua PS l'ha portata qua oggi a fare questa pulizia, ok? Per chiudere dei capitoli, per consapevolizzare delle cose, delle esperienze che erano utili finora, ma da oggi in poi non sono più utili. E quindi apre spazio a nuove esperienze di vita per imparare nuove cose e aumentare la sua consapevolezza. Va bene. Quindi cosa ne fa dell'avatar? L'ha buttato, ha chiuso il portale definitivo. Cosa ci ha messo al posto? Qui ha messo un vaso con dei mazzi di fiori e è come se che hanno l'acqua, no? Dentro al vaso è un vaso trasparente e c'è un livello di acqua che praticamente si riproduce da sola e esce e insieme ai fiori esce tutta l'energia di Cristina e si espande nel suo avatar, nella sua postazione, in tutto il posto. Piscina nera c'è Ovunque. ancora? No, I Fuggi Fuggi, Mania di persecuzione e Funambolo c'è no, ancora? no, Cretil, Felino, Tigre Bianca, Pantera Nera, L'Uomo del Tempo e Severus Piton. no, Non c'è più nulla. no. Nuova frequenza di Cristina. 289 miliardi, Nuova consapevolezza. 187, Anima. 67, Vite. 1831. Ha tolto quelle con il parente, quelle con il padre, Sì, quelle col padre anche? sì, O le ha cambiate? no, le ho tolte. Cervello. 9.3, Suscettibilità ipnotica era 68. 85. Va bene. Messaggio di Cristina al compagno.
Ora sono pronta, mi sento molto più leggera. Alla madre. Ti voglio bene, sei libera di fare, di vivere o di andare quando vuoi. A se stessa. Adesso non si scherza più, ora si galoppa. Come? Chiediamolo alla sua anima. Mm. Mi dice, seguendo il sentiero iridescente. Allora, era come se prima era tutto monotono, no? Quindi un colore e scuro. Adesso invece c'è l'arcobaleno, quindi l'inf- infinite possibilità, no? Quindi ehm, tutto è possibile e tutte le possibilità sono un'esperienza. Mm? Quindi è come se fosse più leggera e la vedo meno tendenzialmente in questo momento, nel qui e ora, senza la necessità di prevedere quello che succede da una certa esperienza, no? Quindi scelgo di fare questa, di prendere questa strada, come va, va, per vedere l'effetto che fa, ok? Senza avere la paura dell'effetto. E se poi l'effetto non è quello desiderato, aggiusto il tiro man mano, no? Quindi Mhm. la vedo proprio su questo cavallo bianco, ok? E c'è questo sentiero illuminato tutto colorato dove lei va proprio, segue il sentiero, ok? A tutta velocità, quindi è proprio la libertà di poter fare l'esperienza. Mm? Mhm. Diciamo che davanti a sé ha tanti di questi sentieri. Mm, sì, Curiosiamo esatto, un no? po'. Sono tutti possibili. Esatto. Vediamone uno a caso. Boh, la vedo in questo posto al mare dove si prende un po' di tempo per stare lì. Mi fa vedere lei su questo terrazzo sul mare che legge un libro, ma non è un posto di cioè è come se ci stesse lì qualche mese, non so, un mese o due, no? È proprio per assaporare questa, ehm, per assaporarsi, mi viene da dire. Questo è uno che mi fa vedere. Ehm, Ce n'è un altro dove adesso non so se questo forse lo fa un po' già, ma è come se lo facesse con la nuova visione, con la nuova libertà. Mm? Quindi, sai, il suo hobby, non so se si può dire comunque, ehm, Meglio di no? mm? Mhm. Quindi il suo hobby, ok, la vedo proprio impegnata anche nell'organizzazione, nell'aiutare le persone che organizzano Ah. tutte le cose rispetto al suo hobby, no? Forse lo fa già, ma lì la vedo con più centratura, no? Quindi proprio lì per cogliere quello che le serve dall'esperienza. Mm? Mhm. Quindi ecco. Eh, Ok. mm. Colore finale. Che Cristina si lascia. Cristina si fa dei regali adesso. Giallo-arancione, Un cristallo. smeraldo, Una canzone. vola. Acqua Carini. Sì. Ok. Un ballo. Uno stile di ballo. Tango, Un aggettivo. purezza, Una cosa libera. le nuvole nell'azzurro,
nuvole bianche, però è proprio la libertà del cielo, ecco, dello spazio del cielo. Come la vedi? E la vedo su questo cavallo bianco che è lì pronta a galoppare. Va bene. Abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.